Buongiorno, se avete già visto qualche nostro video di Sant'Agostino vi siete accorti che più o meno da metà cammino abbiamo introdotto qualche ripresa col drone. Infatti col drone è questo, il DJI Aitello. Ora da dicembre, da fine dicembre, diciamo da Natale, abbiamo anche un Mavic Mini e infatti abbiamo cominciato già a mettere qualche video girato col Mavic Mini, speriamo che vi piacciono. E in questo video volevo affrontare non tanto la qualità delle immagini o le caratteristiche tecniche dei droni, ma la trasportabilità e il peso, che sono una cosa molto importante per chi fa un cammino, dove ogni grammo e ogni centimetro cubico nello zaino possono fare la differenza fra una tappa finita con un mal di schiena atroce e le spalle in fiamme e una tappa superata senza grossi problemi. Allora, cominciamo a pesare e misurare questo. Questo è il TEL, il nostro primo drone. È un drone piccolino che ha molte limitazioni, però è comunque un drone abbastanza valido per, diciamo, per il prezzo e le caratteristiche che ha. Questa custodia rigida misura 19 cm di lato, è quadrata anche se ha i lati stondati, 19 cm di lato ed è alta circa 6 cm. Dicevamo, questa custodia contiene il drone con la sua batteria, una batteria aggiuntiva con spazio per una terza batteria, il cavetto per caricare la batteria senza infilarla nel drone, oppure si può caricare contemporaneamente il drone e l'altra batteria avendo un altro cavo mini USB, e la power bank per far funzionare il wifi extender, e poi abbiamo le eliche di scorte, un panno in microfibra per pulire lo schermo del cellulare e la documentazione dell'assicurazione, molto importante perché non si può più volare senza assicurazione in Italia. E più il libretto di istruzioni del tello, che non ho ancora ben capito se è diventato obbligatorio anche questo o meno, perché bisogna vedere la documentazione del drone a quanto pare. Dunque ora lo chiudiamo e la pesiamo. ...539 grammi. E ora passiamo al Mavic Mini. Abbiamo due custodie, una ce l'avevo già e l'altra l'abbiamo comprata. Diciamo che questa è quella semirigida, che diciamo è indicata se lo volete mettere in uno zaino assieme ad altri oggetti, come succede durante un cammino, che non si può portarlo a mano o lasciarlo in auto, in bagagliaio, eccetera. Questo va portato nello zaino. Allora, le misure di questa sono leggermente superiori, per cui è 24,5 di lunghezza. Qui c'è una maniglietta di trasporto che fa salire a quasi 19, 18,5, e altezza di 7 cm. Il peso totale è di 1126 grammi, per cui capirete che è praticamente più del doppio dell'altro drone. Però abbiamo il Mavic Mini che pesa 249 grammi contro gli 80 grammi del tello, per cui già lì. Abbiamo il radiocomando. Qui abbiamo altro spazio. Questi sono le levette del radiocomando che si avvitano sul radiocomando. Qui abbiamo due pratiche tasche in rete, in mesh. Qui abbiamo dei fermacavetti e qua delle taschine in cui mettere altri oggetti piccoli, tipo una SD, non una micro SD ma un SD. E poi qui abbiamo un'altra tasca in cui teniamo una power bank da 10.000 mAh che viene utile sia per caricare il telecomando, il radiocomando, che per ricaricare il drone, però può servire anche per ricaricare il cellulare banalmente. Il cavo micro USB, la documentazione dell'assicurazione, le eliche di scorta, le levette di scorta del radiocomando e il cacciavitino per svitare le eliche del drone. Tolgo tutto.
e soprattutto un'unità OTG per trasferire i dati dalla scheda del drone direttamente al cellulare, perché usare il wifi del drone insomma, è troppo lungo, non ha una velocità sufficiente, per cui scaricheresti una batteria sopra per trasferire i dati di volo, no? E non sarebbe il caso. Per cui il vuoto invece pesa 383 grammi vuoto, vabbè. Questo diciamo che aspetti positivi è che è semirigido, per cui se anche c'è un po' minimo di compressione nello zaino il drone non dovrebbe avere problemi, e abbiamo anche molto spazio. Qui possiamo mettere delle batterie aggiuntive, oppure possiamo togliere direttamente questa parte perché è tutta in velcro, e possiamo mettere qualcos'altro, insomma, magari un accessorio per la GoPro, se non addirittura la GoPro, che noi usiamo anche una GoPro per le riprese. L'altra custodia che avevamo già in casa e che abbiamo trovato passabile per il Mavic Mini è questa, che ve la misuro: 12 cm di profondità, 15 di altezza e 14,5 di larghezza, della Case Logic, non mi ricordo neanche quanto sia costata. E diciamo che qui il drone ci sta, diciamo, di misura, bisogna stare attenti a come si inseriscono le eliche, perché se dovessero deformarsi poi non volerebbe più bene come prima, avrebbe problemi durante il volo di stabilità e anche soprattutto in overing. E qua ci sta sia il drone che il radiocomando. Quando lo uso in questa, ovviamente le levette le metto nell'alloggiamento del radiocomando, mentre nell'altra custodia le levette le lascio nella taschina, perché mi sono accorto che erano più le volte che montavo il radiocomando, collegavo il cellulare e poi mi accorgevo che dovevo smontarlo per estrarre le levette dagli alloggiamenti e rimetterlo dentro. Per esempio qui possiamo mettere il cacciavitino e la tesserina dell'assicurazione, e in questa tasca qui davanti la copia cartacea dell'assicurazione, che non si sa mai, le eliche di scorta, le levettine di scorta, il cavettino micro USB che serve per caricare il drone e anche il radiocomando, ci sta anche la power bank e l'unità OTG. Chiudo tutto. Insomma, la differenza è questa, insomma, questa è più larga e più bassa, questa è più compatta e comunque è più leggera, perché è tutta completa e viene 887 grammi, per cui sono 230 grammi circa meno dell'altra, solo che questa non è semirigida come questa qui, ma è morbida, per cui deve stare attenti ai colpi del drone. Ecco, diciamo, questa va bene se siete in giro, se state facendo un'uscita un pomeriggio o una mattina, siete in giro in qualche posto dove pensate che possa essere utile il drone, vi portate questa qui, ve la prendete alla spalla e non avete questi problemi. Mentre per mettere nello zaino io direi che serva così, perché altrimenti questa viene schiacciata, prende colpi, non è il caso. Niente, magari in un prossimo video parleremo un po' più in dettaglio di come volano questi due droni, quali sono le differenze, e speriamo che vi possa essere servito questa carrellata di custodie, pesi e dimensioni. Alla prossima!